Io sono Daniele Penna e questo è l'inizio del salto quantico 2.0. Dopo il salto quantico prima versione, quello che diversi anni fa iniziai quasi per gioco e che poi ha spopolato sul web diventando uno dei percorsi più importanti di crescita personale, ora siamo arrivati al momento di dover fare un passo evolutivo enorme in avanti. Il salto quantico 1 nacque dalla mia necessità di trasferire a quante più persone possibili tutte le mie conoscenze, soprattutto di programmazione neurolinguistica, di cui sono uno dei trainer da tantissimi anni, avendo studiato con i fondatori, con Bandler e Grinder. La programmazione neurolinguistica, forse lo sai, forse non lo sai, ma se non lo sapessi, trovi tra l'altro diversi corsi anche in giro e c'è anche un mio corso gratuito sul mio YouTube. È una neuroscienza che permette di comprendere un po' il manuale d'uso del nostro cervello, della nostra mente e ci insegna a in qualche modo lavorare con la nostra mente, gestire le emozioni, risolvere i conflitti, superare le paure, andare oltre i limiti, tutta una serie di cose che si possono fare con la PNL. E grazie a queste tecniche creai il salto quantico 1, un percorso che si muoveva su mente, corpo e anima, ma che tendenzialmente il grosso era sulla mente. Ci sono diverse tecniche, ci sono diverse conoscenze, se leggerai feedback ci sono persone che hanno avuto dei benefici enormi, che hanno cambiato letteralmente la loro vita, che hanno superato paure, limiti, in alcuni casi malattie, quindi il salto quantico 1 aveva avuto un successo enorme, se non che a un certo punto l'ho interrotto perché in realtà il salto quantico 1 è molto corposo, ci sono tanti video, tanto materiale, però poi a un certo punto si ferma. Si ferma perché? Perché nello stesso tempo io evolvevo, io crescevo, io continuavo ad andare oltre. E mentre io andavo oltre, il mondo cambiava. E quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, dalle pandemie alle guerre, a chissà che cosa, hanno oggettivamente cambiato la mente delle persone. Quindi c'era necessità di fare qualcosa di completamente nuovo. È un po' come quando c'è un vecchio software, un po' come quando c'è Windows 5 e passi a Windows 6. C'è un nuovo software, non è soltanto qualche aggiornamento, è qualcosa di completamente nuovo, è un nuovo sistema operativo. Ma un nuovo sistema operativo perché? Perché mentre il primo salto quantico si basava esclusivamente sulla mente, quindi si cercava di risolvere qualcosa che avevamo nella mente, paura, problemi, traumi o quel che sia, eh, oppure raggiungere obiettivi che avevamo nella mente con tecniche dedicate alla mente, che molto spesso funzionano, ma siamo sempre nella mente. Siamo sempre nella mente, una mente condizionata da una serie di illusioni, come ne parlavo, come li chiamai nel salto quantico 1, oggi li chiamerei addirittura inganni, perché eh, prima potevo chiamarle illusioni, un po' come il mago che ti fa un gioco di prestigio, che ti nasconde una carta mentre ti distrae da un'altra parte. Oggi potremmo addirittura chiamarli inganni veri e propri, come ormai abbiamo visto negli ultimi tempi. Ebbene, in questo mondo di inganni, la nostra mente nasce e cresce ingannata. Ingannata e convinta che le cose importanti siano quelle che ci vengono date da un sistema di convinzioni che nasce prima dei nostri genitori, poi viene potenziato dalla scuola, in alcuni casi dalla religione e soprattutto dalla televisione o dai mass media o dai social che ormai fanno da padrone nella crescita, nell'evoluzione, nella cultura o nell'ignoranza di un bambino e poi anche di un adulto. In un mondo di inganni, ma soprattutto di distrazioni, dove quando cominciai a girare il salto quantico 1, c'erano le statistiche dove la nostra soglia di attenzione era bene o male di circa 3 minuti. Oggi, a distanza di pochi anni, la soglia di attenzione non è neanche di 30 secondi e infatti siamo abituati nel tempo del salto quantico 1, parliamo 2015-2014, le cose che andavano, che funzionavano erano i testi, erano i blog, la gente leggeva articoli, era interessata a leggere articoli anche di decine di pagine, di 4, 5, 6 pagine.
Oggi, mentre giro il salto quantico 2, comanda il mercato TikTok con i video di 1 minuto o comanda il mercato Instagram dove l'attenzione deve essere carpita nel momento in cui un dito struscia sul nostro telefono. Quindi il mondo è letteralmente cambiato e non potevo più applicare quelle logiche che applicavo nel salto quantico 1 in un nuovo salto quantico. Ecco perché questa è stata la prima esigenza. La seconda esigenza qual è stata? In questo periodo, che ormai è quasi 7-8 anni tra uno e l'altro, ho visto cambiare tante cose. Soprattutto ho visto cambiare nelle persone la loro, mh, la loro propensione alla magia, la loro propensione al risveglio della propria anima, la loro propensione al cercare l'amore rispetto alla paura, rispetto alla rabbia, rispetto alla tristezza, cercare la gioia, il benessere, la serenità rispetto al senso di colpa e a tante altre, o soprattutto all'insoddisfazione, all'indifferenza, al non sentirsi giusti, non sentirsi in grado, non sentirsi di valore, tutta una serie di cose che questa società negli ultimi anni ha potenziato in maniera enorme. La società moderna potenzia il senso di inadeguatezza, potenzia il senso di inferiorità. Non ci si sente mai abbastanza perché c'è sempre qualcuno che è migliore di noi, che è più bravo di noi, che è più bello di noi, che ha più di noi e noi siamo sempre incapaci rispetto a loro, cercando di vivere la nostra vita all'inseguimento di un'idea ipotetica che ci ha dato qualcuno, perché lo standard ci viene dato dalla società che ormai è fatto di televisione e social media. Quindi in questo senso di inadeguatezza, dove i nostri bisogni sono ottenere di più, raggiungere di più, essere migliore, mostrarsi migliore, apparire più bello, eccetera, eccetera, ci siamo completamente dimenticati del motivo per cui siamo arrivati su questa terra, del motivo per cui abbiamo un'anima immortale, o quasi immortale dentro di noi, che vorrebbe evolvere, che vorrebbe esplicitare la sua funzione nel nostro corpo, ma viene letteralmente, come possiamo dire, viene letteralmente sottomessa dalla mente, una mente che viene costantemente potenziata da un sistema di convinzioni e un sistema di distrazioni sempre più grande. Quindi la nostra fortuna di essere umani, che abbiamo un'anima, un cuore e una mente che sa ragionare, che teoricamente dovrebbe essere intelligente, ma che ormai questa intelligenza è stata totalmente condizionata dai grandi poteri e da quello che ci gira attorno, in un mondo del genere, in un momento storico del genere, in questo momento storico in cui le persone hanno perso il lavoro, in cui alcune persone hanno perso i cari, in cui i costi aumentano sempre di più, in cui c'è sempre più stress, in cui è sempre più difficile trovare lavoro, in cui c'è tanto negativo nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale, mi è diventato necessario dover fare qualcosa per ricordarvi che noi non siamo soltanto la nostra mente. E ve lo sta dicendo uno che per anni ha insegnato solo cose riguardo alla mente. Ma la mente non ci permette di arrivare alla nostra anima, alla nostra vera essenza, a quella che può realizzare i miracoli. Perché i miracoli e le magie, non vi sto parlando delle cose alla Harry Potter, non vi sto parlando in termini di esoterismo o di, passatemi il termine, supercazzole da fuffa healing o da fuffa corsi. Vi sto parlando di qualcosa di tangibile, di qualcosa di logico, di qualcosa di estremamente razionale che è esistito per tantissimi anni, centinaia di anni fa, che è stato bruciato dalla Santa Inquisizione e che quando siamo bambini lo abbiamo sperimentato. Lo abbiamo sperimentato fino a che qualcuno ci ha detto no, così non si fa, adesso devi diventare grande, lascia perdere queste cavolate. Ognuno di noi ha sperimentato a modo suo cose straordinarie nella propria vita, spesso e volentieri cose
strane, cose di cui non poteva neanche parlare perché o sarebbe stato preso in giro dai propri genitori o denigrato o addirittura in alcuni casi messo sotto psicofarmaci. Ci siamo dimenticati completamente di chi siamo e nel salto quantico 2 voglio aiutarvi a raggiungere l'equilibrio tra mente e anima. Soprattutto adesso che la mente ha preso la predominanza dell'azione, ha preso la predominanza del palcoscenico della nostra vita. Questo non è facile. Non è facile perché con il salto quantico 1 abbiamo fatto tanto, ma ragionavamo con una mente, con tecniche mentali per superare problemi mentali, quando in realtà ci sono dei modi molto più semplici e veloci per poter bypassare la mente e aiutare la mente stessa a risolvere le sue questioni, i suoi irrisolti, le sue paure, i suoi limiti, i suoi blocchi, le sue credenze, valori, bisogni, quelli che non ti permettono di ottenere quello che davvero vuoi, che probabilmente non sai neanche che cosa davvero vuoi, perché probabilmente nella maggior parte dei casi ciò che pensi di volere è quello che ti ha indotto la televisione, i genitori, le tue mancanze, le tue voglie di rivendicazione, di vendetta, di chissà che cosa. Con il salto quantico 2 vorrò parlare alla tua anima. Con il salto quantico 2 io voglio diventare il migliore amico della tua anima e allo stesso tempo voglio diventare l'alleato della tua mente. In maniera tale che mente e anima, attraverso quello che faremo assieme, se ti permetterai di volerlo fare assieme, di percorrere con me questa via, in maniera tale che mente e anima possano diventare un tutt'uno, possano essere alleati e non nemici. La mente spesso ha paura che tu riacceda alla tua anima, che tu evolva la tua anima, che tu rientri in contatto con la tua anima, perché ha paura che se l'anima si risvegliasse, se l'anima si rianimasse, se pensiamo a questo termine, quando è interessante la parola, noi abbiamo un termine, quando si va in ospedale e si sta male, veniamo rianimati, non ricorpati. Pensiamo a questo. Perché se uno sta morendo nel corpo ha bisogno di essere rianimato e non ricorpato? Sarebbe più logico, no? Come l'anima non se la fila nessuno, però quando stiamo per morire abbiamo bisogno dell'anima che rianimi il corpo. Perché lo sanno che è l'unica speranza per ritornare in vita. Perché l'anima è quella che può davvero ammalarti, ucciderti e farti ritornare in vita, se finalmente la rianimassi, cioè le dessi nutrimento. Ebbene, il salto quantico 2 vorrà dare nutrimento alla tua anima. Tanto per dare nutrimento alla tua mente basta che accendi qualunque televisione o qualunque social o qualunque altra cosa che trovi su YouTube. Daranno nutrimento alla tua mente, troverai motivatori che ti diranno tu vali, tu riesci, raggiungi un obiettivo, ti aiuterò io a raggiungerlo, la Maserati, la Lamborghini, i soldi, le donne, gli uomini, le ville, tutto è possibile, chiedi e ti sarà dato. Sì, ok, di quelli ce n'è quanti ne vuoi. Prova, vedi se funzionano, se poi non funzionano fatti qualche domanda e magari ritorna qui. Quando la tua anima vorrà essere rianimata, saprà che qui troverà il suo nutrimento, qui troverà qualcuno che parlerà la sua lingua e che riuscirà a tramutare la sua lingua in maniera tale che la tua mente possa capirla e in maniera tale che in modo totalmente razionale tu possa passare da ragionare solo con la testa, basandoti su quello che il mondo vuole che tu faccia, e arrivare attraverso la testa a rianimare la tua anima, a risvegliarla e insieme a poter far accadere le cose. Far accadere le cose in modo magico, perché non ci dimentichiamo che quando senti cose strane come guarigioni miracolose, persone che dovevano morire in 6 mesi e invece sono ancora vive e non si sa per quale strano miracolo sia successo. I miracoli esistono. Vengono chiamati miracoli tutte quelle cose che non possono essere spiegate dalla mente cosciente. Certo, la mente cosciente non può spiegare determinate cose, la mente razionale, la mente condizionata, che deve essere condizionata su determinate logiche, non può comprendere che cosa sono i miracoli.
ma l'anima sì, perché per lei non sono miracoli, è la normalità. Ed è questo a cui voglio farti riaccedere, è questo, è lì dove voglio portarti, a ricordare che cosa è in grado di fare la tua anima, a ritornare nel mondo della magia in cui abbiamo vissuto quando eravamo piccini, prima che ci spegnessero tutto, a dare nutrimento a tutte quelle parti che forse qualcuno di voi ha avuto accesso, ha avuto delle esperienze, ha avuto dei fenomeni, ha vissuto in qualche maniera, ma se l'è dovuto tenere per sé perché sennò sarebbe stato preso per matto, peggio ancora, denigrato e bloccato da questa società o isolato da questa società. Come si dice, bisogna fare bel viso a cattivo gioco, come si dice in Puglia, attacca il ciuccio dove vuole il padrone, cioè sì, mostriamoci per come il padrone vuole che noi ci mostriamo. Da piccoli ci dovevamo mostrare per come i genitori volevano che noi ci mostrassimo. Da grandi dobbiamo mostrarci per come la società vuole che noi ci mostrassimo, ma quando ci mostreremo per come davvero siamo dentro di noi? Questo è il salto quantico 2. Questo è il momento. Questo è il momento in cui finalmente la tua anima potrà risvegliarsi, troverà un amico, troverà un alleato e un alleato che non andrà in guerra, ma che andrà a comunicare con la lingua della mente. E assieme la tua mente, la tua anima e me potremo ricominciare passo dopo passo, razionalità dopo razionalità, conoscenza dopo conoscenza, esperimento dopo esperimento. Potremmo ritornare nel mondo della magia. Una magia che, non sto parlando, ripeto, di far apparire cose che non esistono. Sto parlando della magia vera, quella che possiamo fare nel nostro corpo, attorno a noi, nella nostra famiglia, con le persone con cui ci relazioniamo, a distanza o dentro di noi a tutti i livelli. Lo so che è difficile credermi, ma se non mi credi, questa è la tua mente condizionata. Ma so benissimo che c'è una parte della tua anima che, sentendo le mie parole, ha teso l'orecchio e sta dicendo: ops, vuoi vedere che questo davvero ci riesce? Vuoi vedere che forse questo personaggio qui riesce a trovare il modo per rianimarmi? Vuoi vedere che forse attraverso questa via riusciamo davvero a non buttare questa vita con quello che stiamo facendo, ma dare un senso più ampio a questa vita, dare un senso alla nostra esistenza terrena, piccola, minima, limitata, ma dargli un senso enorme. Impareremo a non avere più paura della morte, impareremo a comprendere l'importanza dei sogni e come questi possano essere il modo migliore per poter comunicare velocemente con la nostra anima e partiremo proprio da questo. Ti farò vedere già gli esperimenti che abbiamo fatto e i piccoli miracoli che già stanno accadendo. Non te li farò vedere io. Ti mostrerò quello che è già accaduto alle persone, a quelli che prima di te hanno cominciato e si sono avviati su questa via. Semplicemente ti chiedo di permetterti di farlo. Non devi credere a me. Io non sono nessuno. Il mio nome non è neanche importante. L'unica cosa che ti posso dire, il mio impegno e la mia promessa, e lo sto facendo non a te mente cosciente, che so benissimo che è quella che cliccherà su YouTube per skippare questo video per ritornarci, ma sto parlando alla tua anima. Alla tua anima dico: io ti prometto che ti nutrirò, ti rianimerò, ti darò la forza per poter compiere i miracoli nel corpo in cui tu hai scelto di vivere questa vita. E farò tutto ciò che sarà in mio potere per far sì che i condizionamenti che hanno condizionato la tua mente si possano liberare, si possano sciogliere, si possano eliminare, in maniera tale che la tua mente ritorni quella primordiale, quella che insieme all'anima potranno trasformare la tua vita in qualcosa di meraviglioso. Una vita in cui avrà senso esistere, avrà senso amare, avrà senso essere sereni,
Avrà senso trovare e vivere nella pace interiore e con questo terreno, in questo terreno, senza i condizionamenti esterni, ottenere tutto ciò che vorrai. Quindi a chi è rivolto il salto quantico 2? Direi a tutti quelli che provano un senso di insoddisfazione nella loro vita, a tutti quelli che sono attanagliati dalle paure o che non comprendono il perché del loro di un eterno ripetersi di relazioni sempre uguali, o perché non riescono a ottenere ciò che vogliono, o perché si sentono ancora limitati e bloccati dal loro passato, dai loro traumi, dai limiti, dai blocchi, dai sensi di colpa o da chissà quali altre emozioni che li attanagliano, che li preoccupano, che non li fanno vivere serenamente. A tutti coloro che hanno compreso che questo mondo non è poi così sano, che il continuo rincorrere qualcosa che non raggiungeremo mai e che qualcun altro ci ha detto che dobbiamo rincorrere, forse non è l'unico modo di vivere. Forse esiste un modo migliore di vivere. Forse possiamo permetterci di vivere nell'amore, nella pace, nella serenità, anziché che nella paura, nell'indifferenza o nei limiti o nella necessità. Ma questa nuova via è anche per tutti coloro che vogliono riaccendere e riaccedere alla magia che è dentro di loro. Cosa intendo per magia? Intendo innanzitutto riconoscere e imparare il linguaggio della loro anima. E sarà la prima parte. Il salto quantico 2 inizierà così. Conosceremo il linguaggio dell'anima, riaccederemo al suo canale. Il modo più semplice sarà attraverso un canale che è sempre stato sottostimato, di cui la società lo sottovaluta o lo sminuisce, ma che è di un'importanza enorme per comprendere meglio noi stessi e per velocizzare la nostra evoluzione, ovvero i sogni e gli incubi. Ma non ti sto parlando solo di quello che puoi trovare in giro, anzi spesso quello che puoi trovare in giro è un po' artefatto in maniera tale che tu non possa comprendere ciò che la tua anima ti vuole dire. Ricorda che entrare in contatto con la tua anima, rianimarti, non conviene a nessuno in questo mondo che ti vuole schiavo, soggiogato e sottomesso. Quindi quello che spesso trovi in giro può essere artefatto o manipolato in maniera tale da non essere esattamente quello che potrà esserti utile per comprendere quello che devi davvero comprendere. Inizieremo dei sogni per liberare, per sciogliere quelle parti di noi nascoste, quelle parti di noi dimenticate, quelle parti di noi messe appositamente sotto al tappeto, ma che continuano a condizionare la nostra vita e le nostre relazioni, il nostro successo e l'insuccesso da sempre. Le comprenderemo, le capiremo, le scioglieremo. Dopodiché entreremo sempre più in contatto con la nostra magia, esperimento dopo esperimento, conoscenza dopo conoscenza, fino a sperimentare cose che per il mondo comune potranno essere magiche. Potremo vedere quello che gli altri non vedono, sentire quello che gli altri non sentono. Qualcuno di voi avrà addirittura delle veggenze, qualcun altro riuscirà a percepire le persone senza che esse parlino, o a vedere molto di più di una persona, forse più di quello che lei stessa sa. Ma prima di tutto questo lo faremo su noi stessi. Prima diventeremo assolutamente padroni del nostro corpo, della nostra anima, della nostra mente. Rientreremo in contatto con tutte e tre. Quando saremo diventati dei veri maestri di noi stessi, potremo farlo anche sugli altri. Potremo comprendere anche gli altri. Potremo comprendere, non voglio dire aiutare, perché aiutare qualcuno presuppone sempre che questo qualcuno ce lo chieda. Il libero arbitrio, ricordiamoci, è sempre valido su tutto. Le magie che accadranno saranno sempre di più. Non voglio dire che accadranno guarigioni miracolose, non voglio dire che accadranno eventi che non potrai neanche raccontare in giro perché sennò sarai preso per matto. Non voglio dire questo. Ma ciò che voglio dirti è che il salto quantico non è sicuramente
per le persone che sono votate a correre, 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 successo, 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 immagine, 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 dimenticandosi che la loro vita può fermarsi da un momento all'altro e che tutto quello che stanno inseguendo potrebbe diventare vano, inutile, da un momento all'altro. Per quelle persone che vogliono tutto e subito, state perdendo tempo anche a guardare solo questo video. Mi dispiace, vi ho rubato 20 minuti del vostro tempo. Andate da qualche altra parte. Il salto quantico 2 è una via, un percorso, molto più di un percorso perché è una via, ma è una via in cui ti posso garantire una cosa: non sarai mai più solo o sola, perché innanzitutto saremo in migliaia a seguirla. Sarai preso per mano, sarai accompagnato, avrai tanti compagni di viaggio, avrai tante esperienze con cui confrontarti e soprattutto la tua anima sarà accompagnata da tante altre e non solo. Perché un'altra parte fondamentale del salto quantico sarà quella di riottenere conoscenze antiche, molto antiche, di popoli che hanno ottenuto davvero tutto nella storia. Ottenuto con mezzi, modalità, credenze che purtroppo a un certo punto della storia hanno dato fastidio a qualcuno e sono stati letteralmente spazzati via, bruciati sul rogo o bruciati tutti i testi. Per cui, dopo anni di ricerca, di piccoli frammenti dimenticati nelle varie aree del mondo, andremo a mettere tutto assieme questo puzzle e avere degli strumenti assolutamente nuovi, mai visti prima. Mai visti prima semplicemente perché il mondo, come ti ho detto, è governato da un determinato tipo di forze. Scopriremo che i mondi invisibili non sono una banalità da esoterismo da 4 soldi, ma i mondi invisibili sono molto più concreti di tante altre. Se pensi, lo stesso sogno arriva da un mondo invisibile. Il tuo sogno non è qui. Eppure lo vedi, lo senti, a volte ti muovi, ti emozioni per questo e arriva da un mondo che non è visibile se non per te. Quindi questo, come tanto altro, fa parte di un mondo che ci è stato completamente cancellato e di cui non si può parlare e di cui non parleremo neanche qui su YouTube, o meglio, non in pubblico, perché il salto quantico sarà fatto per livelli e si inizierà dai primi livelli e a mano che la tua mente condizionata verrà liberata, verrà sciolta, potrai permetterti di andare al livello successivo, perché il livello successivo ti darà delle conoscenze che solo una mente liberata potrà comprendere. Una mente condizionata le giudicherà in base ai suoi condizionamenti. Ed ecco che determinate conoscenze, determinate magie, determinate esperienze si potranno fare solo a condizione che avrai realmente percorso determinati passi sulla via. Quindi non è un percorso per tutti. Non è un semplice percorso in cui ti sparo su YouTube 100 video e la gente li vede in maniera distratta o casuale. No. La prima parte sarà così. Ma se grazie alla prima parte ti permetterai di ottenere dei risultati e di liberare la tua mente e cominciare a stare meglio, allora sarai in grado per sapere di più, per comprendere di più e insieme a quel gruppo di gente che si sarà liberato della mente condizionata e avrà aperto e rianimato la propria anima, insieme a loro otterrai conoscenze dimenticate, conoscenze cancellate, conoscenze distrutte appositamente e soprattutto tutti noi assieme scaveremo un nuovo solco in un terreno che mai nessuno ha battuto. Oggi, amico, amica mia, ti stai trovando di fronte non soltanto di fronte a un semplice video su YouTube come tanti altri,
ma ti stai trovando di fronte a una scelta, a una possibilità, alla possibilità di scegliere se continuare la tua vita così come è stata fino ad oggi o trasformare la tua vita in qualcosa di realmente magico e straordinario. Se la tua scelta sarà stata questa, allora continua. E come continuare? In maniera molto semplice. La prima cosa, come ti ho detto, non sarai mai da solo, mai da sola. Quindi avrai un gruppo Telegram di supporto, dove ci sono già migliaia di persone, dove si sta già facendo qualcosa e dove ci sono già i piccoli miracoli, i piccoli grandi risultati. Cosa fare? Entra nel gruppo Telegram che è scritto qui sotto e leggi i messaggi che sono stati pinnati in alto, cioè fermati in alto, bloccati in alto. Leggili dal più vecchio al più nuovo, perché in base a quando sarai entrato saranno già successe tante altre cose. Quindi entrerai nel gruppo degli apprendisti. Gli apprendisti hanno un simbolo che è uno scudo, una sorta di araldo, uno scudo con un caprone, con una capra. Perché? Perché all'inizio di questo percorso tutti noi siamo un po' capre, tutti noi siamo un po' pecore, tutti noi siamo un po' sottomessi a un padrone che ci comanda attraverso l'ignoranza, attraverso le distrazioni. Quindi il primo passo è accettare che siamo delle capre e da capre muoverci verso la conoscenza, muoversi verso la liberazione da quel recinto, muoversi verso i livelli successivi. E come si fa a passare ai livelli successivi? Semplicemente inizia a permetterti di far accadere le cose. Segui gli esperimenti, fai gli esperimenti, scrivi ciò che ti arriva, ciò che senti e poi avrai sempre più strumenti per poter interpretare, capire, comprendere, sciogliere, ottenere, migliorare, stravolgere, cambiare la tua vita completamente in meglio. Amico o amica mia, io sono Daniele Penna e questo è il Salto Quantico 2. Benvenuti.